Great, we're in. Time to explore. Amici e amiche di Play with Prince, quest'oggi vi voglio parlare di una più che gradita sorpresa nel panorama indie di quest'anno, ovvero Viewfinder, titolo per PC e PlayStation 5, che segna anche l'esordio del piccolo studio di sviluppo scozzese Sad Owl Studios. Il genere a cui appartiene, ovvero il puzzle game, è vecchio quanto la storia stessa dei videogiochi, ma c'è da dire che negli anni le dinamiche che hanno contraddistinto i titoli appartenenti a questo filone si sono molto ripetute, e non sempre sono riusciti ad emergere nello sterminato mare della concorrenza. Fortunatamente non è questo il caso, poiché Viewfinder è davvero un'opera che punta a ritagliarsi un'identità tutta sua e che ha difatti già generato un certo seguito. Sebbene il concept non sia esattamente rivoluzionario e le meccaniche sembrino strizzare fortemente l'occhio a titoli del passato come Portal o Superliminal, la piccola creatura di Sad Owl Studios fa proprie determinate idee e le mette in tavola con sapiente maestria. Giocando in primis con la prospettiva, con l'ingegno del giocatore e garantendo una certa libertà nella risoluzione degli enigmi, Viewfinder mette in piedi una storia dai toni molto rilassati e un mondo simulato dai colori pastello e dalle tinte quasi fiabesche, complice anche la costante presenza di Kate, un simpatico micione parlante. I must admit, I'm surprised you made it this far. L'architettura di gioco prevede una struttura a livelli, in cui l'obiettivo principale è passare al livello successivo accedendo a un terminale di teletrasporto, collocato fuori dalla portata del giocatore. La meccanica fondamentale e ricorrente consiste nell'utilizzare delle fotografie per rimodellare l'ambiente circostante a piacimento e creare nuove forme e percorsi che ci permettano di superare di volta in volta gli ostacoli, giocando spesso con la già citata prospettiva. Se una piattaforma è fuori dalla nostra portata, potremo scattare ad esempio una foto di una parete e magari riposizionarla di traverso per materializzare un nuovo percorso, in modo da colmare le distanze e permetterci di raggiungere il nostro obiettivo. Allo stesso modo, da un certo punto in poi, potremo servirci di una macchina fotografica per scattare delle istantanee di un oggetto al fine di duplicarlo, o ancora nei livelli più avanzati, fotografare addirittura noi stessi per teletrasportarci oltre gli ostacoli. Il titolo lascia dunque molto spazio all'inventiva e all'immaginazione del giocatore, e seppure dovessimo sbagliare nel collocare una determinata foto o se dovessimo precipitare durante un salto tra una piattaforma e l'altra, non avremo nulla da temere, in quanto in qualunque momento è possibile riavvolgere il tempo e riprovare dalla nostra ultima azione. Oh, yo, what? That's sick! I livelli di gioco sono circa 70, raggruppati e suddivisi all'interno di 5 hub principali, tra i quali potremo muoverci grazie all'ausilio di un trenino. Tra questi sono presenti anche livelli facoltativi, che una volta completati ci sbloccheranno dei filtri opzionali da utilizzare con la nostra magica Polaroid. Gli enigmi disseminati tra i vari livelli presentano un'evoluzione costante e sarà spesso fondamentale applicare quanto abbiamo appreso in precedenza per districarci con efficacia nelle nuove sfide. Da non sottovalutare è poi sicuramente il fattore esplorazione, in quanto disseminati nel mondo di gioco sono presenti note e registrazioni audio fondamentali per addentrarci pian piano nella trama, che apprenderemo gradualmente grazie a una delicatissima narrativa emergente. Quest'ultima non ricopre in realtà un ruolo cardine, ma è più che altro un pretesto che fa da collante tra i vari livelli di gioco, seppur il titolo tenti in modo piuttosto articolato di trasmettere un messaggio importante collegato a una tematica cruciale dei nostri tempi, ovvero quella del cambiamento climatico. In giro per il mondo di Viewfinder è possibile trovare inoltre anche altri oggetti importanti. Numerosi sono infatti i collezionabili, gli easter eggs e diverse speciali fotografie con cui interagire o nelle quali addentrarsi letteralmente al fine di sbloccare degli obiettivi segreti. La durata complessiva del titolo varia in base alla capacità del giocatore di affrontare le sfide proposte, nemmeno troppo ostiche, ma si attiene in media tra le 5 e le 7 ore di gioco, dipendendo anche dal grado di completismo che vorremmo raggiungere. Tra le attività extra che potremo realizzare, ovvero quelle non necessarie al completamento del gioco, c'è la possibilità di accarezzare il già citato micio Kate, oppure sederci sulle numerose sedie che troveremo in giro per goderci l'ambiente circostante e scoprire piccole chicche disseminate qua e là. È evidente che tali aggiunte siano state introdotte ai fini di puro relax, per permettere al giocatore di regalarsi un attimo di meritato riposo mentale prima di cimentarsi nella sfida successiva. Il comparto artistico è semplice ma delizioso. Lo stile visivo cartunoso e la colonna sonora molto poco invasiva restituiscono un feeling scanzonato, mentre è più che buono il livello del doppiaggio inglese interamente supportato dai sottotitoli in italiano. Did you just shift reality? Alla luce di quanto detto, Viewfinder sembra veramente essere destinato a ritagliarsi un podio tutto per sé nel genere puzzle game, e se siete alla ricerca di un gioco che possa intrattenervi per diverse ore, stuzzicando al contempo la vostra logica e la vostra fantasia, non posso che consigliarlo a tutti voi, poiché per quanto mi riguarda è promosso a pieni voti.
Fatemi sapere cosa ne pensate voi, se l'acquisterete o se l'avete già provato. Vi aspetto come sempre qui nei commenti. Se questo video vi è piaciuto lasciate pure un più che apprezzato mi piace e iscrivetevi al canale attivando anche la campanella al fine di non perdervi nessuno dei miei futuri video. Seguitemi inoltre su tutti i miei social che trovate qui al lato e in descrizione, sul mio canale Telegram e su quello di Videogiochi News con le loro incomparabili offerte sul mondo gaming. E anche per oggi è tutto dal vostro The Prince che come al solito vi abbraccia fortissimo e non dimenticate, come sempre, di giocare con passione. Alla prossima e ciao a tutti!